Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo dell'evento di Rollercoin e dell'ultimo evento di Rollercoin nello specifico. Ve l'avevo già annunciato e detto qualcosetta, le prime impressioni che ho avuto nello scorso video, ma in questo video andremo a vedere i premi, i punti necessari, se conviene o meno effettivamente seguire questo evento. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parliamo di questo nuovo evento. Questo evento è il primo dopo la rielaborazione degli eventi a progressione di Rollercoin. Infatti, qualche tempo fa ci ha detto che avrebbero appunto modificato gli eventi a progressione ed effettivamente l'hanno fatto. La modifica non è immensa, infatti è molto simile a tutti gli altri che sono stati visti, ma è sostanziale in quanto la modifica e nella tipologia di guadagno dei punti. Infatti adesso per chi opera semplicemente sul marketplace è più difficile salire di livello, cosa che in verità tutti facevano proprio per a raggiungere i livelli più alti di questo evento e quindi riuscire ad arrivare il prima possibile col minor sforzo e la minor spesa possibile appunto agli ultimi livelli ed ottenere i premi maggiori. Ma come al solito, prima di proseguire, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, in quanto come al solito è davvero importantissimo. Ovviamente vi lascio il link di Rollercoin in descrizione e anche il link del foglio Google che andremo a vedere. Il foglio Google che è stato creato da un altro youtuber che andremo appunto ad analizzare. Vi lascio inoltre in descrizione un link Amazon che semplicemente vi porterà a una qualsiasi pagina di Amazon, ma nel caso in cui doveste comprare qualcosa, se doveste passare da quel link sosterreste il canale totalmente gratuitamente, in quanto senza aggiungere alcun costo a voi, Amazon mi riconoscerà una percentuale dei suoi guadagni, quindi sarebbe sicuramente un ottimo modo gratuito per sostenermi, quindi grazie a tutti. Detto questo, quindi adesso arriviamo al video. Andiamo quindi su More Details e vedremo le principali informazioni. Ovviamente il multiplier, quanti RLT bisogna comprare per ottenere un per uno in più, quindi un multiplier per uno in più, quanti punti ci rimangono al prossimo livello, il premio del livello successivo, i giorni, il premio massimo, quindi l'ultimo livello, e ovviamente come ottenere i punti. 1000 punti per la spesa RLT, di RLT non nel marketplace, 500 per gli RLT spesi nel marketplace e infine 500 per ogni livello superato nei giochi di difficoltà. Andiamo quindi subito a vedere questo foglio Google e qui appunto potremo vedere come al solito tutte le informazioni, quanto dura, le cose che abbiamo detto prima e quanti RLT sono necessari per avere il 10x. Inoltre questo youtuber mette anche a disposizione una piccola tabella dove ci fa vedere quanto è il costo delle cripto per appunto comprare gli RLT, in particolar modo le cripto che sono scontate al 25%, perché noi abbiamo la possibilità di inserire delle cripto specifiche ed ottenere il 25% in più di RLT. Quindi con tutta la tabella in base al multiplier, gli RLT da tradare, quindi praticamente gli RLT da spendere per poter arrivare al massimo livello, e le fee, perché noi appunto ogni volta che andremo a rivendere qualcosa nel marketplace andremo a perdere il 5% del prezzo di vendita, quindi praticamente dovremo calcolare il 5% sugli RLT da tradare. È ovvio che maggiore il multiplier non solo sarà più veloce anche il raggiungimento degli altri livelli, ma saranno anche necessari meno RLT da tradare e quindi meno fee da pagare. Quindi maggiore il multiplier, quindi più soldi inseriamo nella piattaforma, maggiore sarà la velocità e minore sarà la spesa. Però ovviamente questo implica dover inserire all'interno della piattaforma delle cripto. Inoltre ci dice anche che il per 3 è il migliore, in quanto sopra questo non ne vale la pena, e il per 5 diciamo è il massimo che si può inserire se proprio si vuole andare velocemente. Però di più alla fine non andremo a spendere davvero tanti soldi per poter appunto prendere questo multiplier, che poi alla fine non ci converrebbe. Tra l'altro non è propriamente una spesa, perché noi andiamo a inserire i soldi all'interno della piattaforma e poi ci rimangono lì sotto forma di RLT. Il punto però è che ovviamente i RLT non sono ritirabili in qualsiasi momento a differenza delle cripto, e quindi praticamente è come se andassimo a spendere dei soldi che poi, ripeto, ci rimarranno lì, potranno essere utilizzati per comprare altre cose,
però comunque non potremo ritirarli. E poi adesso andiamo a vedere i vari premi. Non vi andrò a parlare dei premi, diciamo, classici, perché alla fine sono sempre gli stessi, ma andremo a vedere, diciamo, i premi migliori. I premi migliori infatti sono il The Black Pearl, che ci dà un 0.5% 50 terahash a circa 300.000 punti, The Glimpse, che anche qua ci dà 50.000 gigahash e 0.5%, Prisma, che ci dà l'1% con 140 terahash, e infine 200 terahash con un 2% per l'Aurum. E tra l'altro viene inserito per la prima volta il rack da 6 celle Black, quello lì che ci dà il 3% di bonus nei miner che ci sono installati. Ecco, la differenza sostanziale, oltre ovviamente alla tipologia di accumulamento di punti, oltre ovviamente al modo per ottenere punti, la differenza è sostanziale è che non ci sono RLT o quasi niente. Infatti qua abbiamo solo uno 0.1 RLT come secondo livello e poi non li vedremo mai più. Infatti, a differenza delle altre volte, noi potevamo, diciamo, ridurre la spesa con gli RLT che ci venivano dati. E ovviamente c'erano però meno miner, diciamo, come premi. Il punto però è che adesso, per quanto comunque non ci siano RLT, ovviamente possiamo vendere tutti questi miner, e sotto un certo punto di vista in verità è positivo, perché noi abbiamo più miner, e tra l'altro più miner con percentuali di bonus rispetto ad avere semplicemente RLT. Il punto però è che ovviamente tutti questi miner molto spesso non servono, non perché non siano utili, ma perché molto spesso la gente ce l'ha già, e quindi nonostante ci diano tante percentuali, infatti con tutto questo cosa potremmo ottenere circa 7 punti e mezzo percentuali, che sono tantini comunque, ovviamente su alti powers, quindi su alti poteri, con tra l'altro all'incirca 500 terahash, quindi comunque, ripeto, dei buoni premi. La differenza però è che tutti questi miner piccoli alla fine li venderemo a un prezzo bassissimo, perché tutti vorranno venderli, perché non servono, perché ce li abbiamo già, e quindi il prezzo si abbasserà. Inoltre, se noi vogliamo recuperare, diciamo, quello che andremo a spendere in fee, probabilmente dovremmo vendere anche questi qua in alto, cioè questi di livelli più alti, e quindi alla fine non ci conviene, perché andremo davvero a guadagnare qualche punto percentuale e qualche centinaio di terahash di potenza, ma andremo a spendere almeno $16. E nonostante comunque i punti siano minori, infatti abbiamo solo più 2 milioni di punti rispetto ai 4 milioni che c'erano normalmente negli altri eventi, comunque secondo me non conviene. Secondo me infatti non conviene per il semplice fatto che se noi infatti andremo a produrre più di $10 al mese con la piattaforma, a quel punto potrebbe essere un buon modo per aumentare la nostra potenza e comunque riuscire a produrre sempre di più. Però se non riusciamo a produrre questi capitali, che comunque sono necessari almeno 10-12 petahash di potenza, alla fine secondo me non conviene. Non conviene per il semplice fatto che andremo a spendere, come dicevo prima, andremo a spendere soldi per avere davvero una minima quantità di capitale. Diversa ovviamente è la situazione in cui voi dobbiate inserire per forza, quindi state già inserendo, e quindi capitate in questo evento. Alla fine può convenire, perché intanto siete già lì che li spendete, avete già il multiplier, quindi costa niente fare appunto un po' di trade sul marketplace. Però diversamente, se dovessimo farlo solo per questo, secondo me non ne vale la pena. Quindi questo è tutto per questo video, grazie per essere stati qui. Ovviamente vi ricordo che vi lascio in descrizione sia Roller Coin sia il foglio Google, e così potete consultare anche voi tutti i premi con relativi punti. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, perché è fondamentale. Lasciate un bel like per il supporto, commenti se avete domande o per qualsiasi altra conversazione, e ci vediamo ad un prossimo video.